Io non lo so come l'abbiate trascorsa voi la serata, ma io mi sono messo con 4 schermi. Ho provato a seguirle tutte e quattro, non con grandi, ma almeno discreti risultati, perché poi, no, focus ovviamente su Napoli e la mia squadra l'Inter, ma non ho tenuto botta. Mi sento dire di aver tenuto botta, grazie anche a un secondo tempo tra Monaco e Juventus, praticamente, secondo me, quando mi si è fatto un po' di... Sì, eh. E, e ragazzi, da dove partiamo? Ci sono tante cose da dire. Poi alla fine analizziamo anche la classifica finale e quindi i relativi spareggi, spareggi che commenteremo domani insieme se volete, perché ho già programmato la live, per cui vi aspetto, da 11:40 ci sintonizziamo, per cui vediamo tutte le possibilità, le iniziamo a vedere anche stasera, che sia chiaro. E quindi in descrizione trovate tutto, se volete like, iscrivete, fate un po' come vi pare, non voglio rubarvi il tempo adesso, andiamo al dunque. Parto da Napoli, sicuramente la gara più... anche per come si è disegnata la classifica, perché poi nonostante avessero vinto, o meglio, sì, Juve, Inter, l'Inter ha vinto, ma Juve, Atalanta non sarebbe cambiato nulla, a meno che l'Atalanta non vinceva 5, 6, 7 a 0, non lo so, perché la differenza reti poi comunque avrebbe in qualche modo impattato. Quindi la gara centrale, ragazzi miei, era il Napoli. Napoli che ha giocato un primo tempo, secondo me, di assoluto livello. Il primo tempo del Napoli è la squadra di qualità, la squadra che ho visto anche contro l'Inter, no? Una squadra veramente tosta al netto di infortuni, emergenza. Vai anche sotto, ribadisco, vai sotto eppure ti riversi nell'area avversaria, lo fai con estrema qualità. Il gol di Vergara, bellissimo, bellissimo. E quindi anche Vergara, cioè, eh, anche Vergara è giocatore, ragazzi. Anche Vergara è giocatore. E da un lato sono convintissimo che se non ci fossero stati tutti questi infortuni, non l'avremmo visto. Quantomeno non con questa continuità. Questo non lo dico per colpevolizzare Conte, lo voglio dire anche per quelli che dicono: no, ma poi i giocatori giovani, e lui non è neanche un giocatore giovane perché ha 23 anni, non è giovane. No, giocare. No, no, perché non avrebbe giocato. Non l'abbiamo visto quest'anno, ragazzi. Questa è la verità. Ma questo è un altro discorso che magari approfondiamo un'altra volta. Per dire che ci vuole anche un po' più di coraggio da parte di tutti. E non c'è. Ehm, E dico Napoli, ribadisco, Vergara, Oliund, ma prima di arrivare al rimontone c'erano state tante situazioni di Lorenzo, entrava il Napoli, affollava l'area avversaria, ripeto, attaccava e creava pericoli e giustamente si era portato in vantaggio all'intervallo. Nel secondo tempo anche gestione, poi soprattutto il primo, ma entrambi due giocate clamorose e qui parliamo di qualità individuale, al netto di collettivo, di tutto quello che vi pare, qualità individuale. Il primo gol di Joao Pedro è di una bellezza struggente anche, no? Il controllo che fa, che manda completamente a vuoto di Lorenzo e poi anche il tiro ben messo. Quindi un secondo tempo dove il Napoli stava anche gestendo bene, ma due colpi, due folate e hanno di nuovo cappottato tutto. Non era questa, se vogliamo, la serata e nonostante ciò, vincendo avrebbe potuto comunque, no, ugualmente risollevarsi il Napoli. Credo che alla distanza non ci sia riuscito anche per una questione di condizione, perché poi alla lunga il Napoli, vuoi o non vuoi, devi perdere qualche energia giocando sempre con gli stessi. Questo va detto e va assolutamente riconosciuto. Nonostante ciò, poi nel finale c'erano state anche un paio di situazioni. Buongiorno che la mette in mezzo, Lukaku murato dal portiere stesso, se non vado errato. Poi guardando una partita dall'altra, qualche dettagliuccio non la raccontiamo per il verso giusto, scusatemi. E serata che, ripeto, il Napoli è riuscito anche a ribaltare, iniziando con handicap, che non era semplice con questi rigori ormai moderni, che se la tieni attaccata non te lo danno rigore, ma se vai per tenerla attaccata, che è quello che devi fare, altrimenti te lo danno lo stesso, è un casino, vabbè. Eppure l'aveva messa sul binario giusto, però è chiaro che non era oggi.
o meglio non soltanto oggi la gara da portare a casa, e questa eliminazione, ripeto, nonostante oggi il Napoli abbia fatto tutto quello che poteva, non ha fatto tutto quello che poteva invece durante l'intera league phase. Lì non ha dato assolutamente il meglio di se stesso, e gli infortuni non possono essere un Napoli. E non posso, che ha detto? Non possono essere un alibi, volevo dire. Per me è un fallimento clamoroso europeo di Conte, assolutamente clamoroso, perché parliamo di un Napoli che comunque esce con gli stessi punti del Copenaghen. Il Pafos è un punto in più del Napoli, si poteva e si doveva fare meglio, e non è un caso perché l'altra squadra italiana, l'altra squadra italiana prima di oggi a uscire dalla League Phase da campione d'Italia era la Juventus di Antonio Conte, quindi c'è sempre lui di mezzo e non può essere di certamente una coincidenza, per cui sono rimasto molto deluso, non stasera, lo ribadisco ancora una volta, perché stasera quello che si poteva fare si è fatto, anche se poi si sono palesati comunque non dei limiti, forse sì, anche dei limiti, ma soprattutto la freschezza dall'altro lato. Chelsea che comunque no, non era per loro, questa partita non era di vitale importanza, e quindi forse si poteva anche gestirla meglio, perché comunque al netto di ciò il Napoli 3 gol li ha presi oggi, li ha presi. Però ripeto, oggi si può perdere così. Il pareggio col Copenaghen, quello non esiste proprio. E con due punti in più il Napoli era dentro, tranquillamente. Male, peccato, male, Napoli eliminato. La vittoria dell'Inter pone ancora maggiormente il rammarico, mi sento di dire, perché un punto potevamo strapparlo, e con un punto in più, un punto tra come si chiama, tra Liverpool e Atletico Madrid si poteva strappare, evidentemente, e assolutamente sì, veramente, veramente un peccato, perché così per differenza reti ci saremmo dentro, saremmo stati dentro, scusate. Però è inutile piangere sul latte versato, indubbiamente. Oggi almeno ci scrolliamo di dosso il fatto che contro una squadra di medio-alto livello, perché il Dortmund è una squadra di medio-alto livello, non è top level per quanto mi riguarda, però comunque è un avversario credibile, vai a giocare lì, non è assolutamente semplice, lo fai anche con delle rotazioni evidenti, e nonostante ciò fai secondo me anche una buona, discreta partita. È vero che inizialmente c'è stata l'occasione di Guirassy, nel secondo tempo c'è stata quella di il ricciolone là a Adeyemi, ci sono state un paio di situazioni, ma è anche vero che l'Inter ha risposto colpo su colpo. Bissek un paio di volte poteva essere più pericoloso, tra Thuram, Bonni che mi è sembrato poco cattivo, poi nel secondo tempo un Inter che la sua partita l'ha fatta, l'ha giocata, secondo me l'ha giocata bene per quello che era, ribadisco, anche la dedizione che dedicavi a una gara del genere, perché sapevi che comunque era difficilissimo, anche se a un certo punto la classifica all'80esima era apparsa e l'Inter era nelle prime 8 clamorose, e poi non lo era più per questione di differenza reti, e adesso invece l'aggiornamento finale ci dice che comunque con 15 punti sei sotto il nono posto, sei decimo, con City e Sporting a 16. Un peccato, perché appunto c'è lo Sporting Lisbona a 16. Questo ci dice che si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio, ed è un rammarico. Ed è un rammarico perché al netto di come andrà questo playoff, tu te lo devi giocare. Sono 2 partite in più che ti tolgono energie. Quindi io cioè sono contento, perché poi l'Inter rimane adesso la miglior squadra italiana, classifica alla mano, si conferma quindi la migliore squadra italiana europea. Però è un peccato perché sono 2 partite che non saranno facili, al netto di quello che sarà l'avversario, e ci arriviamo nella parte finale. Però mi prendo l'ennesimo gol di Marco, bello, finalmente un gol su punizione, sono contentissimo, perché le partite si devono vincere anche così. E poi anche Diouf, no? Un po' con rimpalli, però ci mette grinta, cuore, volontà, e sono contento anche
del gol di Diouf. Fu una vittoria, ripeto, che comunque quando arriva fuori casa in Germania contro un avversario del genere è sempre un buon segnale. Questo che sia chiaro, la partita di stasera è un buon segnale. Dispiace solo non aver fatto quel punto in più, un po' per sfortuna, il rigore concesso a Liverpool, e un po' perché anche noi, no? Ce la siamo un po' complicati, il gol subito proprio nel finale contro l'Atletico. Ma questo è il calcio. Andiamo alla Juventus. La Juventus che onestamente anche loro molte rotazioni per in non porta, hanno tenuto fuori Locatelli che secondo me in questo momento è centrale, lì davanti fuori Ildiz, lo stesso David, quindi era più un don minutaggio anche chi ha giocato meno, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Devo dire che nel primo tempo ho visto un Monaco che ci ha provato di più, che ha avuto credo anche le occasioni migliori. Mi ricordo una parata di Perin, mi sembra che è Artur Koglu che mette quella palla in profondo, aspetta la sovrapposizione agli Alada, non voglio dire cavolate perché ripeto stavo guardando 4 partite, magari tante cose me le sono perse, ma nell'inizio gara poi c'è stato anche il gol giustamente annullato per la spinta, però un paio di situazioni pericolose il Monaco le aveva create. È vero che poi la Juventus ha tenuto botta. Nel secondo tempo, ribadisco, anche le statistiche poi mi sono andato a rivedere, ci dicono che c'è stato veramente poco niente, nonostante poi Ildiz l'abbia messo dentro e sia entrato un po' di cavalleria. Però tutto sommato un pari che mette la Juventus, la mette nella parte sinistra, sì, al 13° posto, quindi comunque una Juventus che per come aveva iniziato si colloca anche bene, cioè la Champions della Juventus oggi non si può certamente definire come negativa nella maniera più assoluta. In realtà sia Inter, Juventus, ma la stessa Atalanta nella parte sinistra. E brevemente anche sull'Atalanta, anche qui, ed è un discorso che ho affrontato più volte, i portieri spostano, ragazzi, i portieri spostano. Oggi che era Sportiello, come si chiama, il portiere di riserva, quella carne secca la para. Cioè quel gol che subisce oggi, carne secchi lo para. Poi attenzione, ribadiamola ancora una volta, la classifica ci dice che non conta la classifica finale perlomeno, perché poi a una certa tante squadre non avevano 16 punti, però vedi, poi nel finale ci arrivi, e l'avevamo detto guardando anche l'anno scorso che ci volevano 16 punti per qualificarti, e comunque nonostante i 16, se ce ne fosse stata un'altra 16 poi ci sarebbe stata la differenza reti, però l'altra non c'è stata e quindi è 16, si continua ad essere 16 il numero per raggiungere la qualificazione, il punteggio per raggiungere gli ottavi in maniera diretta. Ripeto, peccato perché lì si poteva fare meglio in quella circostanza. È vero che l'Union Saint-Gilloise ha avuto un paio di situazioni, qualche pasticcio difensivo, Ian mi ricordo insieme all'Al non si sono capiti. L'Union Saint-Gilloise è stato pericoloso. Devo dire che aveva risposto anche bene con qualche situazione, Lookman qualche giocata, qualcosina l'Atalanta l'ha fatto vedere, però meno di quello che può dare, mi sento di dire. Però c'è stato però nel finale, quante volte sto dicendo però, sono veramente cotto, perdonatemi. L'occasione da rimarcare è sicuramente quella di Sulemana, che almeno poteva portare al pari. Però mi sento dire anche qui, ancora però, anche qui la partita buttata non è questa, ma è la precedente che poi ci porta a quello che abbiamo visto questa sera. E vado a questo punto, visto che ormai la classifica è definitiva, vado a dirvi quelli che sono i playoff. Per l'Inter domani o Benfica o Bodo, quindi o Mourinho o il Bodo. Il Bodo, andarci a giocare là è una partita veramente difficile. Per la Juventus Galatasaray o Bruges, per l'Atalanta appunto o Borussia o Olympiacos. E qua vedremo le italiane di che scorza sono fatte. Vediamo quante ne riusciremo a portare almeno agli ottavi, perché sono tutte partite che uno dice sì, ma
Sono tutte da vedere, ragazzi. Sono tutte partite da vedere. E non c'è veramente nulla di assolutamente scontato. E niente, ragazzi, come dicevo prima, se volete, seguitemi domani in live. Per cui vi metto ancora una volta in descrizione. No, in descrizione, lo metto nelle schede la live programmata. E niente, ragazzi, scusate, sono andato anche un po' così. Ma ripeto, guardare 4 partite in contemporanea è una fatica, per quanto sia bello, per carità, però io già una e devo stare concentrato. Due l'ho fatto spesso e volentieri, faccio fatica. Quattro è una roba proibitiva, eh. Quindi magari tante cose me le sono anche perse. Però sulla gara principale, Napoli e poi Inter per la fede più che altro, sulla gara principale del Napoli, ho vista bene. Va bene, signori, un grande abbraccio da Neschio, fatemi sapere cosa ne pensate voi.